Benvenuti a tutti su Esperimentificcio.com. E qui siamo Miche e Diego Ciao! per farvi vedere qualche cosina così. Ok, allora abbiamo della plastica e un magnete, ma prima vi vogliamo dimostrare una cosa. Questa è plastica, vai. Questo è zinco e Ok. questo è Beh, rame e questo è un magnete attaccato a uno spago, anzi due magneti. No. che andremo a testare con questi oggetti. Allora, cominciamo senza niente. Non si ferma niente. Con la plastica, ora proviamo, non succede niente. Già, perché la plastica e i magneti. Non capisco come fare. Niente. Ora cominciamo con il Zinco. zinco. Lo zinco. E anche lo zinco e i magneti Non si attacca. non si attaccano. Però Guardate. Avete visto? Fa comunque questo effetto. Ma ora proviamo con il rame. Visto? Si è fermato subito. Visto? Guardate ragazzi. Si ferma subito. per la seconda parte dell'esperimento, invece che la placca di rame, useremo questa stecca che è di alluminio e come potete vedere l'alluminio non è magnetico per nulla, però ha delle strane proprietà. Questa è la seconda parte di quel video. Allora, come potete vedere, abbiamo questo pezzo di ferro e una pallina di ferro che non si attacca. Poi qui abbiamo una pallina magnetica che, come potete vedere, è già magnetica perché non riesco a levarla. Si è attaccato al tavolo? Sì, un attimo, Ok, allora, e questo così. È rimessa sul tavolo. Va bene, questa qua non magnetica. Come potete vedere, semplicissimo. E invece quella magnetica, come potete vedere, va piano piano. Se il rame, lo zinco e l'alluminio sono materiali non magnetici, perché la calamita del pendolo e la sferetta magnetica rallentano quando ci passano sopra? E perché questo non succede con una lastra di plastica? È tutto merito dell'induzione elettromagnetica. Nel 1831 Michael Faraday scoprì che una variazione nel tempo di flusso del campo magnetico. Il flusso del campo magnetico non è nient'altro che il campo magnetico attraverso una superficie, proprio come il flusso dell'acqua attraverso un tubo è la quantità d'acqua che passa dentro il tubo stesso. Ora dicevo, una variazione nel tempo di flusso di campo magnetico genera in un conduttore una forza elettromotrice, cioè una tensione, che a sua volta crea una corrente. Questa corrente è opposta alla variazione di campo magnetico. Non ci avete capito niente? Ricapitoliamo. La calamita crea un campo magnetico e quando passa sopra un conduttore, ogni punto del conduttore vedrà un campo magnetico variabile nel tempo, che aumenta mentre la calamita si avvicina e che diminuisce mentre la calamita si allontana. Secondo quanto ha scoperto Faraday, questo campo magnetico variabile nel tempo genera nel conduttore una forza elettromotrice, cioè una tensione, che a sua volta crea una corrente e questa corrente è opposta alla variazione di campo magnetico. Ok, però la corrente che si genera, che si chiama corrente parassita o di Foucault, a sua volta crea un campo magnetico di direzione opposta a quella del campo magnetico iniziale. Il secondo campo magnetico, quello che è indotto, esercita una forza sulla calamita e sulla sferetta che si avvicinano, tendendo a rallentarle. Questa forza dipende dalle correnti che ci sono dentro, quindi dalle correnti parassite, che
sono tanto più grandi quanto migliore è conduttore il materiale. Quindi il rame avrà delle correnti e quindi un effetto frenante più grande dello zinco e dell'alluminio. Questo spiega anche perché con la plastica non si ha nessun effetto. Infatti la plastica è un isolante, quindi le correnti parassite non si possono generare e non generano un campo magnetico che si oppone al movimento del pendolo o della sferetta. E con questo per oggi è tutto. Ciao! Al prossimo video su esperimentificio.com. Lasciate subito un like ed iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!